La prima di color di cui novelle tu vo saper, mi disse quegli allotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fussi rotta, che libito fe licito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. La prima anima di coloro di cui tu vuoi sapere notizie, mi disse allora quello, Virgilio, fu imperatrice di molte lingue, popoli. Fu in vita così rotta, senza alcun freno, a vizio di lussuria, che rese lecito, legale, con la sua legge, ciò che piace, libidine, atti sessuali illeciti, per togliere il biasimo, condotta morale, nella quale era condotta sua la condanna morale, il biasimo, nella quale era condotta dalla sua voglia. La prima di queste anime che, come gru, formano una fila, fu un'imperatrice di molte lingue. Dico favelle lingue, non genti popoli, accomunando così la Babilonia che governò tale imperatrice con la Babele biblica, causa del perché oggi ci siano così tante lingue che non riusciamo più a capirci tra noi esseri umani. Questo mio accomunare imperatrice di Babilonia con le favelle della Torre di Babele, con la terra che il sultan corregge, è di forte impatto ma inevitabilmente approssimativo. Era così rotta, lei donna, un termine che rende bene l'idea, nella sua lussuria, che per togliere le maledicenze su di lei fece diventare lecito, con la sua legge, quelle condotte sessuali che prima erano illecite, anticipando la fonte di Orosio 1,4,8, l'ignomia privata coprì rendendola scelleratamente pubblica. Stabilì infatti che negli appetiti sensuali ogni capriccio fosse liberamente consentito. Dal latino libet piace e licit lecito. Lei insomma non usò la ragione per capire che stava sbagliando, ma usò il suo potere per cambiare le leggi, umane, non certo divine, per andare verso una vita più serena sulla terra. Anzi, anche l'ultimo verso ha costruzione passiva. Non scrivo che comportandosi così stava andando verso il biasimo degli altri. Scrivo che fece così per togliere il biasimo nella quale era condotta. E l'esse Miramis, di cui si legge, che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. Lei, quell'anima, è Semiramide, della quale si legge, da Orosio, che succedette a Nino e fu sua sposa. Tenne, resse, governò, la terra, territorio, che adesso il sultano corregge, governa. Il nome compare nella terza e ultima terzina a lei dedicata. La capofila è Semiramis, che succedette a Nino, governò dopo di lui e fu sua sposa. Cronologicamente parlando, ovviamente prima fu sua sposa dell'imperatore di Babilonia e poi, una volta che lui morì, prese il suo posto. Si legge dove? Non lo dico. Spesso e volentieri cito opere senza dire titolo né autore. In questo caso il riferimento è all'Historiam adversus Paganos di Paolo Orosio. Diventerebbe lecito ciò che era la volontà di ciascuno. E ancora, ha coperto la vergogna privata con il crimine pubblico. E ancora, alla morte di Nino gli succedette la moglie Semiramis. Corregge, nel significato di governa, rima con legge, nel senso giuridico, e legge, voce del verbo leggere. Semiramis infatti fu imperatrice di Babilonia e di molte favelle, lingue, popoli, come scrivo nel Monarchia 2.8.3. Gli Assiri avevano sottomessa tutta l'Asia Minore, tentando per primi di costruire un impero universale. L'altra è colei che sancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. L'altra, anima dopo Semiramis, è colei che si uccise amorosa, innamorata, e ruppe fede, il patto, fatto sulle ceneri di suo marito Sicheo. Poi è l'anima di Cleopatra lussuriosa.
Dopo la capofila Semiramis c'è colei che si uccise, suicidò, innamorata di Enea, rompendo il giuramento di fedeltà fatto sulle ceneri del marito morto Sicheo. Di lei, qui, Virgilio non fa il nome, ma è un personaggio fondamentale nell'Eneida e il suo nome verrà fatto in seguito. Non ve le leggo tutte, ma questa, come anche il freddo tempo, l'amore ratto e altre, sono citazioni dall'Eneida di Virgilio. No dai, non riesco a trattenermi da riportarti qui almeno questa citazione. Eneida 4, a parlare proprio questa donna prima del suicidio. Se non mi risiedesse nell'animo fisso e irremovibile il proposito di non volermi legare in vincolo matrimoniale a nessuno dopo che il primo amore ingannò me delusa con la morte, se non avessi in odio il talamo e le fiaccole nuziali, forse avrei potuto soccombere a quest'unica colpa. Anna, te lo confesserò infine, dopo la morte del povero marito Sicheo e dopo che la casa fu insanguinata dalla strage fraterna, egli soltanto ha toccato i miei sensi e mi ha smosso l'animo così da renderlo vacillante. Riconosco i segni dell'antica fiamma, ma preferirei piuttosto che la terra profonda mi si aprisse davanti, o che il Padre Onnipotente mi trascinasse con la sua folgore alle pallide ombre dell'Erebo e verso una notte profonda, prima che io, o pudore, ti violi o sciolga i tuoi giuramenti. Quello che per primo mi congiunse a sé, Sicheo, tutto il mio amore si è portato via. Sancisi amorosa, morte e amore, per verso. Uno conduce all'altro. Tema chiave per comprendere questo canto e che è citato nell'elenco di nomi. Amor condusse noi ad una morte. Tra l'altro, amore è la privazione di morte, more, ottenuto aggiungendo una a all'inizio della parola morte, quindi diventa a morte. Amore, come quando per dire il contrario di tipico, diciamo atipico. Dopo il succedette a Nino e fu sua sposa, scritto al contrario, dato che prima fu sua sposa e poi gli succedette, anche in questa terzina l'ordine degli eventi è invertito. C'è scritto sancise amorosa e ruppe fede al cenere di Sicheo, quando l'ordine cronologico degli eventi è esattamente il contrario. Prima promise fedeltà sulle ceneri del marito, poi si innamorò di Enea rompendo il patto e poi si uccise. Le prime due anime della fila descritte da Virgilio sono accomunate dal verbo rompere. La prima fussi rotta e la seconda ruppe fede. I peccatori carnali hanno rotto un qualcosa, un patto, un ordine che pone la ragione umana sopra ai desideri bestiali. Poi, sempre in fila, c'è Cleopatras, moglie di suo fratello, amante di Cesare, amante di Pompeo e amante di chissà quanti altri. Cleopatras, nota per la sua lussuria certamente, ma ti ricordo che fa sempre parte di quell'elenco di nomi che finisce col verso «C'amor di nostra vita di partille». Come di lei specificherò in 3-6. Piangene ancora la triste Cleopatra, che fuggendo innanzi dal colubro, serpente, la morte prese subitana e atra. Concludo ribadendo che quindi anche lei, come la precedente che sancise amorosa, si è appunto suicidata, facendosi mordere dal serpente. Ma questo non implica che si trovi nella selva dei suicidi. Attenzione! La parola lussuria e la parola lussuriosa compaiono solo 2 volte in questo canto, dove risiedono i peccator carnali e solo in riferimento a 2 donne, Semiramis e Cleopatras. Tutti i nomi riguardano anime che sottomisero passivamente, non consapevolmente, la loro ragione a discapito del desiderio sessuale, e questo amor fisico, materiale, li condusse alla morte. Ma riguardo a Semiramis e Cleopatras il discorso è più grave. Solo loro 2, tra tutti i peccatori carnali, sono definite lussuriose. Solo loro 2 furono così vinte dai piaceri sessuali verso molti, non dalla passione carnale verso una persona.
Definire questo canto il girone dei lussuriosi è drasticamente sbagliato. Questo è il cerchio, secondo, a voler essere precisi, dei peccatori carnali. La parola girone non compare mai e lussuriose sono definite solo queste due donne. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille, che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano, e più di 1000 ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. Poi vedi Elena, per la quale girò, scorse, i cieli girano, scandendo il tempo, tanto tempo luttuoso, la guerra di Troia. E vedi il grande Achille, che combatté con il fine dell'amore verso Polissena di Troia. Poi vedi Paride, Tristano, e più di 1000 ombre mi mostrò e mi nominò col dito, che amore separò dalla nostra vita, di noi mortali ancora vivi. A causa del rapimento di Elena di Sparta, effettuato da Paride di Troia, che con questo gesto ricambiò la sacra ospitalità greca, scoppiò la sanguinosa guerra di Troia, appunto. Il grande Achille, ucciso da Paride, tra l'altro, proprio nella guerra causata da lui, il più grande combattente di sempre contro gli uomini, che cedette però combattendo contro amore, l'amore che provava verso Polissena, che, neanche a dirlo, era anche lei di Troia. Storia raccontata nel Roman de Troyes di Benoît de Saint-Maur. La mamma di Achille, Teti, scopriremo in 2.22, si trova nel primo cerchio, insieme, tra i tanti, a Virgilio. Paris, che rapì proprio Elena, per poi nascondersi al sicuro proprio dentro a quelle mura di Troia considerate insuperabili, non ancora per molto, Paris è allegoricamente la personificazione di coloro che preferiscono la bellezza esteriore rispetto a qualsiasi altro dono. Infatti, incaricato da Giove, dovette eleggere la dea più bella. Giove si guardò bene dallo svolgere questo compito a lui assegnatogli dalla dea Discordia, anche perché nella contesa tra queste, 3 donne benedette, una era sua moglie, quindi scaricò subito tale compito a Paris, che scelse Venere, e in cambio ottenne l'amore della donna più bella del mondo, Elena in quel caso. Certo, Venere è la dea della bellezza, del desiderio e dell'amore, non posso certo permettermi di giudicare questa scelta, ma la mia considerazione va oltre, e cioè su cosa avevano promesso le altre 2 contendenti, bellissime anche loro. Minerva, dea della guerra e della saggezza, in cambio della sua nomina gli avrebbe donato sapienza e imbattibilità in guerra. Giunone, regina degli dei, invece gli promise ricchezza e poteri immensi. Mi dilungo, ma questo mito pagano è davvero troppo simile, seppur superato, da una storia biblica. Primo libro dei Re 3, da 5 a 15. In Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte e gli disse: chiedimi ciò che io ti devo concedere. Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande benevolenza, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio, hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che ti sei scelto, popolo così numeroso che non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così numeroso? Al Signore piacque che Salomone avesse domandato la saggezza nel governare. Dio gli disse: perché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te una lunga vita, né le ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento per ascoltare le cause? Ecco, faccio come tu hai detto. Ecco, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Come te non ci fu
alcuno prima di te né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezze e gloria come nessun re ebbe mai. Se poi camminerai nelle mie vie, osservando i miei decreti e i miei comandi, come ha fatto Davide tuo padre, prolungherò anche la tua vita. Te lo dico così, inutilmente, se stai iniziando a capire la mia opera. Salomone che chiese saggezza, dono spirituale e salvo. Paris che chiese la donna più bella del mondo, materiale e dannato. Elena e Paris volano quindi in fila, ma non in coppia, come chi incontrerò tra poco. L'ultimo nome, anche in ordine cronologico, è Tristano, cavaliere citato poi anche nei romanzi cortesi in lingua doc che si svolgeranno intorno alla corte di Re Artù. Le leggende sul suo amore sono varie. Riassumendo, Tristano, a causa di un filtro d'amore, quindi anche in questo caso passivamente, non per colpa sua, si trova innamorato della ovviamente bellissima Isotta, moglie del re Marco. Re Marco era anche zio di Tristano, quindi il protagonista era legato a lui da un doppio vincolo che ruppe parente e suddito e che lo ucciderà fisicamente e spiritualmente. Tristano collega bene le storie del passato con quella che tra poco mi verrà raccontata dalla diretta interessata. Si conclude con questo nome la fila di persone che a causa di un amore sbagliato, passivo, che gli ha vinto la ragione, sono morte, letteralmente e allegoricamente. Ti ricordo che uno può benissimo essere morto spiritualmente e continuare ancora qualche anno a, diciamo così, vivere sulla terra. Gesù disse io sono la vita parlando a delle persone che ovviamente erano vive, dato che lo ascoltavano, ma che erano contemporaneamente morte, non accettando attivamente di seguire lui e ciò che rappresenta. Dopo Tristano ce ne sono più di 1000, tantissimi altri, che amor ha dipartito dalla nostra vita. Non certo quell'amor che muove il sole e le altre stelle dell'ultimo verso della mia opera, nonostante in questo canto la parola amore e derivati compaia 10 volte in 68 versi. L'ultimo verso è fondamentale. Intanto spiega in prima persona che in questo cerchio ci sono le anime che amor ha diviso, dipartito dalla nostra vita. Un amor quindi che non conduce alla vita, ma passivamente rispetto al soggetto che ne è stato vinto alla morte. E quindi un amor che non è quello attivo e consapevole nel Cristo, che è la vita, che è la risurrezione. Quest'ultimo verso contiene anche nostra vita, esattamente come il primo verso dell'opera, inteso come la vita terrena di noi mortali ancora vivi. Virgilio non sta più parlando a me, sono io mortale, vivo, che dico che questo amore ha separato queste persone dalla nostra vita, quella sulla terra. Stiamo parlando di persone che letteralmente sono fisicamente morte, uccise o suicidate per colpa di amore, passivamente. Nel canto precedente io chiedo a Virgilio, questi chi son c'hanno cotanta onoranza che dal modo degli altri li diparte? Uso proprio il termine diparte, come qui dipartille, il collegamento è cristallino. E Virgilio in quel caso, però, parlando lui, mi risponde, l'onorata nominanza che di lor suona su nella tua vita. Ripeto, su rispetto al giù degli inferi, nella tua vita, detto da lui, tuttora quindi, nella mia vita che sono vivo sulla terra. In quel caso Virgilio non poteva usare le parole nostra vita, perché lui è morto fisicamente, senza dubbio, e spiritualmente, stando tra i dannati del limbo. Scusate se mi dilungo sul limbo, Virgilio sta nel primo cerchio, un posto raggiungibile dal Cristo, mentre dal secondo cerchio in poi sono definitivamente morti, già giudicati dalla giustizia divina, Minos. I morti che si fermano al limbo non arrivano a Minos, che non potrebbe giudicarli in quanto non hanno colpe, sono sospesi anche in attesa del giudizio universale. E da lì tanti verranno salvati, molto di più rispetto a quelli che in vita gridano Cristo, Cristo. Anticipo un altro concetto. Il senso che ti ho spiegato sul sancise amorosa è letterale, persone fisiche che sono morte col corpo a causa di amore.
Dal punto di vista allegorico, questo talento, desiderio fisico-sessuale, che sottomette la ragione, uccide queste persone spiritualmente. L'ultima terzina di questo canto, pronunciata da uno di questi spiriti che è stato vinto dall'amore, e solo l'amore colpevolizza, è la bocca mi baciò tutto tremante, quindi appunto l'atto concreto che fa definitivamente sottomettere ciò che è fatto rispetto a ciò che dovrebbe essere fatto seguendo la ragione. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quindi la colpa data ad amore e ai suoi mezzi, che gli vinsero la ragione, ma senza mai dare la colpa alla propria debolezza per la materia. Quel giorno più non vi leggemmo avante, perché sono morti, letteralmente uccisi e quindi dipartiti dalla vita terrena, e come sempre anche allegoricamente perché vinti dalla materialità delle passioni terrene e quindi separati dal Cristo e da ciò che rappresenta, condannati in quanto morti, non contenti, che è infatti sinonimo di beati. Oltre ai nomi che riporto, Virgilio me ne fece notare tanti altri, ma ti faccio notare che i primi sono Semiramis, la moglie di Sicheo, Cleopatras, cioè Semiramis, la moglie di Sicheo, Cleopatras, Elena. Insomma, le prime 4 donne, e poi vengono espressamente citati Achille, proprio tra Elena e Paris, e infine un terzo maschio, Tristano, che, come accadde per il Saladino in 1.4, è ultimo nome del gruppo, distaccato non solo cronologicamente dagli altri. L'ultimo verso recita: C'amor di nostra vita dipartille. Il loro amore terreno e fisico li ha dipartiti, separati da ciò che nella nostra vita, quella di noi uomini, è la vita, e cioè, citando il Convivio 2.7 da 3 a 7, onde quando si dice l'uomo vivere, si deve intendere l'uomo usare la ragione, che è sua speziale vita e atto della sua più nobile parte. E però chi dalla ragione si parte e usa pur la parte sensitiva, non vive uomo, ma vive bestia. Sì, come dice quello eccellentissimo Boezio, asino vive. Direttamente dico però che lo pensiero è proprio atto della ragione, perché le bestie non pensano, che non l'hanno, e non dico pur le minori bestie, ma di quelle che hanno apparenza umana e spirito di pecora o d'altra bestia abominevole. Dico adunque che vita nel mio core, cioè nel mio dentro, suole essere un pensiero soave, soave e tanto quanto suaso, cioè abbellito, dolce, piacente e dilettoso. Questo pensiero, che se ne gia spesse volte a piè del sire di costoro a cui io parlo, che è il Dio, ciò è a dire che io pensando contemplava allo regno dei beati, e dico la final cagione incontanente perché là su io saliva pensando, quando dico, ove una donna gloriar vedia, a dare da intendere che perché io era certo e sono per sua graziosa rivelazione che ella era in cielo, onde io pensando spesse volte come possibile m'era, me n'andava quasi rapito. Poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Dopo che io ebbi udito, ascoltato il mio dottore, Virgilio, nominare le donne, femmine importanti, antiche, e i cavalieri, uomini importanti, mi giunge pietà e fui quasi smarrito. Dopo l'elenco dei nomi che sono stati da amore separati dalla nostra vita, io ebbi pietà. Virgilio è definito qui dottore per la prima volta e verrà definito così una seconda volta tra poco da un'anima qui residente. Virgilio dottore, da docere, appunto insegnare, colui che è dotto, esperto in tale materia, cioè delle persone morte per amore. Basti pensare che tra poco si vedrà, si dirà cotai uscir della schiera ove Dido. Appunto, queste due anime uscirono dalla schiera di anime, quelle in fila come gru, non quelle in stormo come gli stornelli, dov'è Didone, personaggio fondamentale dell'Eneida di Virgilio. Se nella selva di spiriti indistinguibili del canto precedente abbiamo incontrato femmine e viri, qui incontriamo donne antiche e cavalieri,
vuol dire sempre femmine e maschi, ma con tutt'altra dignità. Femmina non è donna, viri non è cavalieri. L'accezione qui è decisamente più elevata. Stiamo pur sempre parlando di Cleopatras, Achille, eccetera. Sul significato di pietà mi sono già dilungato nelle spiegazioni precedenti e, come scrivo nel convivio, non è sinonimo di misericordia né di empatia, ma il primo è contenitore anche del secondo. Pietade non è passione, anzi è una nobile disposizione d'animo apparecchiata di ricevere amore, misericordia e altre caritative passioni. Ti faccio notare che anche in questo caso la costruzione della frase è passiva. Non sono io che ho pietà, ma è la pietà che giunge a me. La pietà sarà ripresa più volte in questo episodio. Pietà mi giunse, pietà del vostro mal perverso, sì che di pietade, ma anche tristo e pio e pietà di due cognati all'inizio del canto successivo. Dopo aver scritto poco fa nostra vita e il canto precedente sia selva che oscura, qui scrivo smarrito, così ho citato la conclusione di ogni verso della prima terzina dell'opera, nostra vita, selva, oscura, smarrito. Nel primo canto era la diritta via a essere smarrita, qui io fui quasi smarrito. Insomma, la diritta via, quella del Cristo, è sempre quella. So dov'è e dove porta. Ma davanti ai nomi e ciò che rappresentano, sono un po', quasi, confuso, smarrito, affermazioni personali molto pesanti. La terzina appena citata è centrale in questo canto, non solo matematicamente, contenendo al suo centro il verso 71 di un canto che ne ha 142, ma anche perché arriva dopo l'elenco di nomi seguito da pietà e smarrimento. Dalla prossima inizia la strada che porta al primo dialogo diretto che ho con un'anima dell'inferno. Ah, quasi dimenticavo. È dal primo canto che parlo con Virgilio. I cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paiono sì al vento esser leggeri. Io cominciai a parlare, poeta, Virgilio, parlerei volentieri, con molto piacere, a quei due spiriti che vanno insieme in coppia e paiono, sembrano, essere al vento, bufera infernale, così leggeri, innamorati, fragili. Quando mi trovo davanti a nomi importanti non riesco a trattenermi dal porre domande al mio poeta di riferimento. Qui poeta, come appunto altissimo poeta del canto precedente, personificazione stessa della poesia, e la sua poesia, pensando all'Eneida, ha raccontato a lungo l'amore che conduce alla morte. Volentieri anzi, è un modo delicato che rispecchia però un profondo desiderio di parlare proprio con quelle due anime. Nonostante Virgilio mi abbia indicato Elena, Cleopatras e altri, io sono attratto proprio da due anime che, nonostante appartengano alla seconda schiera, quella che procede in fila per uno si intende, loro, solo loro, sono in coppia. Da notare che in quella fila ci sono anche Elena di Sparta e Paris di Troia, che stanno in fila ma non in coppia, separati da Achille. Questi due volano invece proprio in coppia e, rispetto alla bufera infernale che li colpisce, sembrano essere, addirittura rispetto alle altre anime, anch'esse incorporee, leggeri. Descrivere coppie innamorate sulla terra che passeranno l'eternità insieme sottoterra non è di certo una mia invenzione. Per citarne solo un'altra, riprendendo quell'Orfeo che cito nel canto precedente, Ovidio nelle Metamorfosios 11 scrive: «Sottoterra scende l'ombra di Orfeo e tutti riconosce i luoghi che aveva già visto prima. Poi, cercandola nei campi dei Beati, ritrova Euridice e la stringe in un abbraccio appassionato. Qui ora passeggiano insieme». Leggeri è una parola dal forte polisenso. Certo, la leggerezza indica l'essere innamorati, ma la leggerezza indica anche la superficialità, il poco spessore. Tra l'altro, essere leggeri, quando si è condannati a essere mossi in eterno dentro una bufera infernale, seppur in fila, perché ricordo, loro non fanno parte dello stormo di anime,
non è di certo un vantaggio. Tra poco, sempre queste due anime, verranno paragonate alle colombe, anch'esso animale dal forte polisenso. Certo la colomba con nel becco il ramo d'ulivo, o come spirito di Dio sceso durante il battesimo del Cristo, ma anche la colomba che tutto il giorno tuba e con nel becco la lingua della sua dolce metà. Sempre restando sul leggeri e sul paragone con altri animali, ti faccio notare un parallelismo fondamentale con il verso di 1.1, una lonza leggera e presta molto. E confermando l'interpretazione data lonza desiderio carnale, oltre al richiamo leggeri leggera, tra poco si dirà che l'amore attacca, accende velocemente e quindi presta molto, ratto s'apprende. E Virgilio dirà anche a me di pregarli per quello amor che imena, appunto. Sappiamo bene come la passione sessuale si accenda molto velocemente, soprattutto attraverso quegli occhi così importanti, anche in questo canto, e anche a quella letteratura cortese che la sostiene. Riguardo al leggeri, inconsistenti di queste due anime che insieme vanno, senza potersi veramente toccare in quanto sono sprovviste di corpo, e ciò nella pena li fa soffrire ancora di più. Bella persona, bel corpo, che mi fu tolta, mi rimane solo la sua anima. E il modo, la pena che soffriamo, ancora, tuttora, m'offende. Vi è un altro episodio collegato a questo, ma che ha tutt'altro peso, appunto. Quando in 2.21 l'anima di Stazio capisce di trovarsi davanti al suo amore, cioè quello per Virgilio, il grande amore che m'ha fatto cercare lo tuo volume di 1.1, cioè quello per il tuo libro, volume, per rimanere in tema, che in quel caso è stato per lui la salvezza, non la dannazione. Qui invece quel giorno più non vi leggemmo avante, morirono. Gli ultimi versi di quel canto, 2.21, dicono: già si inchinava Stazio ad abbracciar fisicamente li piedi al mio dottor, proprio come è chiamato in questo caso. Ma Virgilio, gli disse: frate, non far che tu sei ombra e ombra vedi. Ed ei, surgendo, Stazio, rialzandosi, or puoi la quantitade comprender dell'amor ch'a te mi scalda, non mena, come qui, quand'io dismento, no, dimentico, nostra vanitade. Vanitade, cioè la vanità, la incorporalità. Trattando l'ombre come cosa salda. Ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega, per quello amor che imena, ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. E lui, Virgilio, a me, lì, loro due, vedrai, meglio, quando saranno più vicini a noi. E tu allora pregali, chiedigli cortesemente, per quell'amor, leggerezza che li contraddistingue, che li mena, sposta con decisione, e loro, questa coppia di anime, verranno. Così velocemente come il vento li piega, dirige in modo perverso, a noi, mossi la voce, parlai. O anime affannate, sofferenti, venite a parlare con noi, se altri la giustizia divina non ve lo nega. Virgilio mi risponde di aspettare che si avvicinino e in quel momento di rivolgermi direttamente a loro. Un pagano morto che invita un cristiano vivo a pregare delle anime dannate per, attraverso, quell'amore dentro all'inferno. Questa frase isolata sfiora il paradosso, diventando contemporaneamente sia comica che tragica. Se però qui è Virgilio che mi dice di pregarli, e tu allor li priega, quando io avevo solo chiesto volentieri parlerei, in 1.26 sarò io che a Virgilio dirò: Maestro, assai ten priego e ripriego che il priego vaglia mille. Altri sono i collegamenti con quel canto, qui mi interessa anticiparne solo un altro. Qui vorrò sapere a che e come concedette amore, e lì Virgilio chiederà, per mio conto, dove per lui perduto a morir gissi.
Insomma, la domanda riguarda quale fu il punto che li fece morire, letteralmente e allegoricamente. La preghiera, fuori dal contesto religioso, è anche il linguaggio tecnico proprio di quella letteratura cortese, e in questa sfumatura la richiesta appare più coerente col contesto. Ripeto, non sono le anime che volano, ma è la bufera infernale dell'amore sbagliato che li mena che li sposta con decisione. E nel caso del primo gruppo di anime che come uno stormo vengono portate di qua, di là, di giù, di su, la passività è ancora più accentuata. Affanno è una parola dal forte significato, che troveremo in altre occasioni. Non indica la stanchezza, ma il tormento, la forte sofferenza interna e esterna. Nella mia opera Fiore, con affanno vengono proprio intesi i dispiaceri incontrati nella vita amorosa. Il De Amore del cappellano Andrea inizia proprio così. Carissimo Gualtieri, l'incessante affanno del tuo amore mi spinge a chiarire con parole mie come l'amore possa mantenersi intatto tra gli amanti e come gli amanti non amati, qui amor canulla amato, possano strapparsi i dardi di Venere conficcati nel cuore. Tu dici che sei nuovo cavaliere d'amore e che ferito da una nuova saetta non sai governare il cavallo e non riesci a trovare il rimedio. Sento che è molto doloroso e mi rattrista in cuore, e però mi mancano le parole per dirlo. Nel prossimo canto, parlando con un dannato, dirò: il tuo affanno mi pesa, sì, c'allagrimarmi in vita. È interessante anche il parallelismo con 2,14. Le donne e i cavalier li affanni e li agi. Su questa ultima citazione devo sostare ancora un po' perché il collegamento è troppo palese. Quel canto, il 2,14 appunto, finisce proprio con Virgilio che mi spiega che la voce che avevamo udito in cielo è il richiamo che dovrebbe indurre l'uomo a restare nei suoi limiti. L'uomo, invece, è attratto dalle lusinghe del demonio. Amor, se vogliamo, quello del desiderio terreno, materiale, sessuale in questo caso, per cui ogni freno risulta inefficace. Anche la diritta via spiegata e personificata dal e nel Cristo, che appunto, rifiutando i beni terreni, ricevette e portò la vita eterna. I cieli immutabili ruotano intorno alla terra, da dove l'uomo vede le loro bellezze spirituali eterne. Ma egli si ostina a volgere lo sguardo a terra, sui corpi, sulle materialità, per cui incorre nella dura punizione divina, morte spirituale nel generico, bufera infernale nello specifico. A chi si riferisce quel s'altri non niega? Il riferimento diretto è alla giustizia infernale, che obbliga in eterno i dannati a stare lì dove Minos li ha mandati. Ovviamente, altrettanto ovviamente, il riferimento indiretto è a Dio, che con la sua giustizia divina, dato appunto che scrivo altri re dell'universo, dopo che nel canto precedente ho scritto altrui coronato, quindi il Cristo. Ripeto che Minos, più che giudice autonomo, è mero esecutore di decisioni divine, in quanto conoscitor delle peccata. Tanto che neanche parla col dannato, ma ringhia e muove la coda. Il suo cotanto offizio si limita a quello. Ultima annotazione sul tempo usato in queste due terzine. Vedrai, futuro, saranno, futuro, priega, presente, mena, presente, verranno, futuro, piega, presente, mossi, passato, venite a parlar, presente, niega, presente. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir de la schiera ove dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. Come le colombe, chiamate dal desiderio sessuale, con le ali alzate e ferme, vengono, volano, attraverso l'aria verso il dolce nido, dove si accoppiano, portate passivamente lì dal volere, amore passionale, cotali, quelle due anime, uscirono dalla schiera dov'è Dido, venendo verso noi attraverso l'aere, aria, maligno, dato che fu così forte il
mio, grido, richiamo, preghiera, affettuoso. Le colombe, ho già anticipato, rappresentano contemporaneamente la purezza e anche la frenesia sessuale. Anche le colombe sono passivamente dal disio chiamate e dal voler portate. Non sono come appunto queste anime che attivamente chiamano o vanno, ma sono chiamate e sono portate, vinte da qualcos'altro. Effettivamente le colombe in fase di atterraggio si comportano proprio come ho descritto in questo verso, con le ali alzate e ferme. Insomma, aprono le ali e le tengono tese ed è come se l'ultima fase di volo sia svolta passivamente, subita dall'effetto dell'aria che colpisce le ali. Una breve somiglianza con ciò che precedentemente ho descritto così, ne portan l'ali. Ed è l'ennesima citazione virgiliana, Eneida 5, quale colomba ha la casa e il dolce nido, rade veloce la limpida via del cielo senza muovere le ali. Ci troviamo all'inferno e i voli degli stornelli sono più uno sballottolamento. Quelli delle gru sono orizzontali, quelli delle colombe verso il basso mentre scendono al nido. Non si vola in alto nell'inferno. Aquile escluse, Virgilio. Questa coppia di anime esce dalla seconda schiera descritta, quella in fila come le gru, non dalla prima, quella in stormo come gli stornelli. Di questa schiera Virgilio ha descritto in precedenza che la prima è la lussuriosa Semiramis, la terza è la lussuriosa Cleopatras, in mezzo a loro c'era colei che sancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo. Lì lui non fece il nome, qui io lo faccio, Dido, Didone. Proprio colei che nell'Eneida Virgilio descrive che ruppe la promessa di fedeltà fatta alla morte del marito Sicheo, a causa, per colpa della bellezza di Enea, a causa, per colpa di un gioco di potere tra gli dei. Insomma, si suicidò innamorata, ma non per colpa sua, ci mancherebbe. In questo canto nessuno muore per colpa sua, è sempre colpa di Amor che usa filtri d'amore, libri, persone e sotterfugi. La schiera posta in linea è guidata da Semiramis, ma qui la definisco schiera ove Dido per poterla citare esplicitamente, certo, ma anche per creare un ponte tra la Dido di Virgilio con l'anima femminile con la quale dialogherò io. Queste anime colombe non volano, te lo ricordo, in cielo, ma per l'aere maligno nell'inferno, un luogo senza tempo e senza stelle, un luogo oscuro, privo di luce, un luogo, in questo caso, tormentato anch'esso da una bufera infernale senza tregua né diminuzione di intensità. Sì forte fu l'affettuoso grido. Insomma, li ho decisamente convinti con la mia pietà, espressa da partecipazione e dalla scelta delle parole usate. Ti faccio notare che prima scrivo mossi la voce e poi, riferendomi allo stesso discorso, scrivo grido, esattamente come prima quando di Minos scrivo disse e poi, riferendomi allo stesso discorso, scrivo gride. In questo canto nel quale chi riceve il messaggio, disse, mossi la voce, lo sente amplificato, grido, gride. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi c'hai pietà del nostro mal perverso. O animale, essere dotato di corpo e anima, grazioso, pieno di grazia, e benigno, benevolo, che vai, cammini, visitando per, attraverso, l'aere, l'aria, perso, rosso scuro quasi nero, e anche che ha perso la luce. Noi, io e le anime che mi precedono e quelle che mi seguono, che tignemmo, colorammo, amalgamando, infettando il mondo di sanguigno, sangue e il suo colore. Se fosse amico il re dell'universo, Dio, altri, noi pregheremmo lui per la tua pace, dato che hai pietà del nostro male perverso, piegato, immorale. Dopo aver parlato di 3 volatili diversi, stornelli, gru, colombe, adesso io stesso sono definito animal, in quanto, come i volatili, anche io sono un essere con anima, ma a differenza di questi, solo io ho la razionalità che può e deve condurmi non solo a soddisfare i bisogni materiali, ma anche quelli spirituali. Aggiungo,
In quanto dotato di ragione, solo io posso essere punito per averla sottomessa ad altro, non gli altri animali. Davanti a Minos non arrivano le bestie, in senso proprio, né quegli esseri umani che, non avendo usato la ragione, non dico averla sottomessa, ma proprio non averla usata, hanno sopravvissuto più che vissuto, sempre male, una volta morti col corpo. Superano la porta della morte, ma non arrivano neanche al fiume Acheronte. Restano per sempre, senza essere giudicati da nessuno, a inseguire una insegna irraggiungibile in un modo bestiale, circondati da altre bestie. Ho già parlato delle anime sospese che si fermano al limbo. Invece, sempre riguardo al termine animale, in 3.10 un'aquila spirituale, altro volatile, dirà: «O terreni animali, o menti grosse!» A parlare è un'anima tra quelle che, ti ricordo, amor di nostra vita di partille, l'amore ha separato sanguinosamente, amor condusse noi ad una morte. Sia perso che tignemmo che sanguigno riportano alla mente le tintorie, lo sporco della produzione dei colori, di mescolare i colori, di amalgamare i colori. L'aere perso poco fa è stato chiamato aere maligno e allegoricamente, aggiungerei, anche loco d'ogni luce muto. Questo tingere non è un colorare positivo, rimanda appunto all'amalgamare, al mescolare, addirittura all'infettare. Come sempre il luogo riflette la condizione di chi lo abita, o viceversa, insomma. E come sono perse, perdute le anime di questo grado, perso è anche l'aere, che oltre al colore scuro quasi nero rimanda al verbo perdere, con tanto di perduta gente, di 1-3 e tutte le altre ricorrenze di tale verbo. E anche sanguigno, che oltre al colore rimanda ovviamente al sangue versato, amor condusse noi ad una morte. Riguardo al colore perso, nel convivio 4.20.2 scrivo: «Lo perso è uno colore misto di purpureo e di nero, ma vince lo nero, e da lui si dinomina». Quel noi spiega un dato di fatto, una conseguenza, non assume la responsabilità della causa, la colpa è di amore, non di, per fare un nome, Elena, per la quale si è combattuto 10 anni. Quest'anima non pronuncia la parola Dio. Ciò non vuol dire che non si possa pronunciare tale parola dentro l'inferno, anzi, possono pronunciarla addirittura i pagani e i centauri. In questo continuo dualismo Dio-dite, il primo è chiamato quell'imperador che lassù regna, nel primo canto 1.1, mentre il secondo verrà chiamato l'imperador del doloroso regno, nell'ultimo canto della prima canzone 1.34. Qui il primo, nel primo canto che si svolge dentro l'inferno, 1.5, viene chiamato Re dell'universo, e il secondo, nell'ultimo canto che si svolge dentro l'inferno, 1.34, viene chiamato in latino Regis Inferni, appunto Re dell'inferno. Qui le preghiere diventano ancora più paradossali, dato che un'anima dannata che ogni volta che passa davanti alla ruina formata dal terremoto, morte terrena del Cristo, bestemmia anquivi la virtù divina. Dice che se quello lì fosse loro amico, loro pregherebbero per la mia pace, dato che io mostro pietà per il loro male perverso, piegato, non retto come la via. Perlomeno immersi dentro alla loro pena e ricordandosi che hanno tinto di sanguigno la terra, ammettono che il loro fu un male perverso. Certo, non è che dica di aver sbagliato, è sempre quell'amore ad essere protagonista. Scusami per l'apparente confusione che fa il testo, e io che lo sto spiegando, nel rivolgermi a quell'anima che parla una volta al singolare, lei, e una volta al plurale, loro. Ma questa ambiguità, insieme alla pluralità, insieme pluralità e univocità, appartiene a queste anima, che si rivolgono a me. Cioè è sempre la stessa che parla con me, ma in un certo senso è come se fossero entrambe, sono una e due contemporaneamente. D'altronde loro, noi, hanno tinto il mondo di sanguigno, non di certo lei da sola, che di certo ha contribuito, anche se non lo ammette, anche se continua a non averne consapevolezza. Mi dilungo con un approfondimento sul ruolo del femminile nella mia opera.
La parola pace la troviamo la seconda volta di nuovo qui in Inferno 5, ma anche, non solo, in 2.5, esattamente a una canzone di distanza. Qui in 1.5 è direttamente pronunciata da un'anima appartenente a una donna. E lì in 2.5, oltre al ricomparire della parola pace, un'altra anima appartenuta a un'altra donna, la Pia, mi dirà: De, quando tu sarai tornato al mondo e riposato. Questo parallelismo per farti notare il polisenso che attribuisco al femminile. Certamente le prime 4 della fila di gru peccatrici carnali sono 4 donne, e certamente solo 2 femmine, solo rispetto a 2 femmine mi riferisco con i termini lussuria e lussuriosa, ma il femminile è anche quello che accompagna la pace, il riposo, la nascita, la crescita, la salvezza. Che nascita e morte siano, per così dire, compiti delle donne non è di certo un'invenzione cristiana. Basti pensare alla mitologia greca, dove c'era Cloto, la filatrice della vita, Lachesi, la fissatrice della sorte, e Atropo, la irremovibile fatalità della morte. Anche lì 3 donne, straparlo, benedette. Femmina è Medusa, col suo sguardo, come femmina è Beatrice, col suo sguardo. Femmina è Eva, che portò la morte nel mondo. Femmina è Ave, Maria, che portò la vita nel mondo. L'ultima parola è perverso, una parola che rimanda al pravus latino e quindi allo storto, come le anime prave di 1.3. E altri sono i segnali presenti in questo canto, quali rotta e piega. Di quel che udire e parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace co seguaci sui. Di ciò che udire e parlare vi, me e Virgilio, piace, noi, lei e l'altra anima, udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, la bufera infernale, come fa qui, si tace, permettendoci di conversare. La terra dove fui nata, Ravenna, siede, è adagiata, sulla marina, confine col mare, dove il Po discende, scende giù, per avere pace con i suoi seguaci, affluenti. Ennesima conferma che le anime davanti a Minos parlano e parlando ascoltano la propria voce, dicono e odono, ma non è Minos che gli risponde. Qui infatti l'anima ci tiene a dire e a ripetere 2 volte in 2 versi che prima ascolta la voce, quindi di qualcun altro, e poi parla con la sua voce, che udire che parlar, e poi udiremo e parleremo. Sottigliezze importanti che ti sottolineo perché solo dopo essere entrato dentro alle parole e alla matematica della mia opera puoi capire. L'anima inizia la descrizione non dicendo il suo nome, ma dove è nata, tipico nella mia opera. Ma lo fa, e questo è particolare, e serve a fare un collegamento con un'altra anima di donna che farà proprio lo stesso, usando i nomi dei fiumi che caratterizzano la sua terra d'origine. Il luogo di nascita è personificato come una persona che è seduta, siede la terra dove nata fui. Il fiume Po, gonfiato dai suoi vari affluenti, sfocia nel mare Adriatico, nei pressi di Ravenna. Per marina si intende appunto la fascia di terra adiacente al litorale. Anche il Po e i suoi affluenti sono personificati come persone che sfociano nel mare raggiunta la loro meta trovando la pace. Il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Riprendendo le georgiche di Virgilio 1.106, il fiume e i seguenti corsi d'acqua. In 3.9 incontrerò l'anima di un'altra donna, Cunizza, che ha vinto attivamente e vive grazie all'amore. Entrambe, anticipo, hanno commesso adulterio tradendo il proprio marito, ma la prima è morta, vinta per colpa dell'amore, la seconda è viva grazie all'amore, e quindi l'atto in sé dell'adulterio, parola che non compare mai in questo canto, non può essere il motivo che ha portato l'anima della prima donna all'inferno, perché ha tradito il marito anche la seconda donna, che tra l'altro ha amato tanti diversi uomini oltre al marito, non solo uno come la prima, seppur fisicamente. Ma la donna è salva, la seconda, in paradiso, beata, tra i beati. Ripeto,
Non è l'aver tradito il marito con un altro uomo che ha condotto all'inferno questa donna, insieme all'uomo che ha partecipato al tradimento, dato che Cunizza, un'altra donna, ha tradito il marito e ha amato tanti altri uomini, ma è salva in paradiso. E l'ha tradito con Sordel, che si trova in purgatorio, salvo anche lui, tra l'altro. Sicuramente l'adulterio è un male, come è scritto in Levitico 18:16. Non devi avere rapporti sessuali con la moglie di tuo fratello, perché questo disonorerebbe tuo fratello. E in Proverbi 6:32, chiunque commette adulterio con una donna manca di giudizio, porta se stesso alla rovina. Avrà solo ferite e disonore e la sua vergogna non sarà cancellata, perché la gelosia rende furioso il marito, che non avrà pietà nella sua vendetta, non accetterà alcun risarcimento né si calmerà, a prescindere da quanto grande il regalo che gli verrà offerto. Non c'è dubbio. Sto dicendo che loro due non sono qui solo per questo, perché c'è chi ha fatto lo stesso, come Sordello e Cunizia, che sono entrambi salvi. La condanna riguarda la passività, l'essere vinti rispetto all'attività, al vincere, all'agire con consapevolezza, con ragione, al seguire la propria stella. Insomma, ripeto e ne approfitto per ampliare il discorso. Questa coppia di anime non è all'inferno perché ha commesso adulterio, perché ci sono anime che hanno commesso adulterio, appunto in paradiso come Cunizia, non è l'essersi suicidati che ti condanna nella selva dei suicidi, all'inferno, come Catone che è il guardiano del purgatorio, quindi salvo, e tra le anime dei peccatori carnali ho appena incontrato anime che sono morte suicidandosi. Il discorso, come sempre, è più complesso. Concludendolo, questo discorso, seppur semplificando, un'anima dannata si trova nel regno della morte per la specifica colpa, il punto che l'ha fatta morire, che ha fatto morire quell'individuo in quel momento, compiendo quell'atto. E tale anima sarà imprigionata a condividere l'eternità in un cerchio e circondata dal suo errore e dagli altri che hanno fatto lo stesso errore o l'opposto. Tornando a Cunizia, in vita fu famosa per essere una donna dai costumi spregiudicati e libertini, ma non è tra i peccatori carnali dell'inferno, non è tra i lussuriosi del purgatorio, è tra i beati. Questo per ribadirti che dire che queste due anime sono all'inferno per aver commesso adulterio è oggettivamente sbagliato. Anche Cunizia commise adulterio, ma è una beata del paradiso. Non può quindi il solo adulterio o il solo suicidio essere la discriminante. Il paragone tra quest'anima infernale con la quale sto parlando e Cunizia è fondamentale. Qualsiasi spiegazione di questo canto senza il paragone con 3.9 è incompleto e sbagliato. Mi è sufficiente riportarti il discorso di Cunizia in paradiso. In quella parte della terra prava, italica, che siede, qui siede la terra, tra il Rialto e le fontane di Brenta e di Piava, qui Po, si leva un colle e non surge molt'altro. Là, onde scese, qui dove il Po discende, già una facella, che fece alla contrada un grande assalto. D'una radice nacqui io ed ella, qui dove nata fui, Cunizia, qui Francesca, fui chiamata, e quei rifulgo, perché mi vinse il lume d'esta stella. Qui, ma solo un punto, fu quel che mi vinse.